calore di una gatta è la fase di passaggio da gattina ad adulta. L'organismo della gatta è pronto per avere dei gattini e spesso il suo comportamento risulta bizzarro, esagerato e lunatico. In questo video scopriremo come riconoscere i segnali di una gatta in calore, come intervenire e trattarla. Ma prima di andare avanti non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna nuova uscita. Quanto dura e quanto vanno in calore i gatti? Il calore indica la fertilità della gatta e quindi la possibilità di rimanere incinta. Ci possono essere delle eccezioni, ma solitamente i gatti hanno il loro primo calore all'età di 6-7 mesi. A incidere su un calore prematuro o più tardo può essere la stagione. Infatti la stimolazione ormonale è suscettibile alla luce solare, quindi più probabile nei mesi primaverili e estivi. Il calore può durare da un mese o essere continuativo, a seconda dello stile di vita della micia. Una gatta abituata a vivere in casa può manifestare un calore prolungato, mentre una che vive all'esterno manifesta calore in primavera, estate e primi dell'autunno. La luce artificiale o quella tropicale, cioè con un'esposizione solare di più di 12 ore, mantengono la produzione ormonale stabile e la gatta può vivere in uno stato di calore costante. Anche se a livello biologico la gatta è in calore, non vuol dire che manifesti i classici sintomi di calore per tutto il tempo. Semplicemente ha maggior probabilità di manifestarli se sottoposta alle sollecitazioni solari, alle stagioni e all'esposizione ad altri gatti. Miagolii da calore nella gatta. I versi miagolii della gatta in calore sono tipicamente acuti o lancinanti. Possono essere emessi all'improvviso, ma quasi sempre nelle ore crepuscolari, quando il gatto è più attivo. Il miagolio del calore si distingue per tono, insistenza e volume alto. La gatta marca il territorio. L'urina della gatta in calore ha un odore particolarmente pungente. Vengono rilasciati alti picchi di ormoni che hanno lo scopo di attirare i maschi. La gatta fa spesso le fusa. Una gatta in calore fa le fusa di continuo. Una propensione naturale è di preferire qualsiasi essere vivente di sesso maschile, sia un ospite che abitudinario di casa. Cercano di sedurre con comportamenti dominanti oppure mostrandosi morbosamente affettuosi e richiedono attenzioni continue. Questo avviene anche con altri animali di famiglia, non solo con gli esseri umani. La gatta alza il sedere, è un comportamento che richiama la necessità di accoppiamento, è proprio l'abitudine della gatta in calore di stare con la coda e il sedere alzati. Basta una grattata alla base della coda per scatenare una profusione di miagolii o repentini cambi di comportamento, anche aggressivi. Questo è un chiaro sintomo di calore. Infiammazioni ai genitali della gatta. I continui leccamenti alla zona genitale, che hanno lo scopo di allentare la tensione e il fastidio, possono causare infezioni. Si possono utilizzare vari detergenti lenitivi e antinfiammatori naturali per pulire la zona. Le gatte hanno il ciclo? Non è una curiosità insolita. Spesso i proprietari di gatte femmine si chiedono se, come nei gatti femmina, le micie abbiano il ciclo. La gatta in calore non ha una vera e propria mestruazione, ma può manifestare dello spotting, cioè delle leggere perdite rosate. L'organismo della gatta rilascia gli ovuli esclusivamente durante l'accoppiamento, per questo motivo non ha perdite. Come aiutare una gatta in calore? La gatta in calore soffre e l'unico modo per rassicurarla è starle vicino e cercare di fare in modo che non sia un momento spiacevole per via di questi cambi di umori costanti. La soluzione migliore per evitare che soffra è la sterilizzazione. Dopo l'intervento, infatti, la gatta non andrà più in calore, quindi non sarà più in grado di riprodursi. Per eliminare il calore ci sono anche farmaci che il nostro veterinario può somministrare, ma dobbiamo sapere che, sebbene possano essere la soluzione per un momento specifico, a lungo termine hanno gravi effetti collaterali come tumori mammari o infezioni dell'utero.
Come sterilizzare una gatta? Le gatte possono essere sterilizzate e pertanto il problema del calore scompare. Esiste una falsa teoria che asserisce che per far sì che le gatte abbiano una vita salutare dovrebbero partorire almeno una volta, però questo non è comprovato scientificamente, anzi si consiglia che questa operazione venga eseguita prima del primo calore perché con esso sfruttiamo tutti i suoi benefici, come evitare l'apparizione di tumori mammari. La sterilizzazione infatti delle gatte offre diversi vantaggi. Tra questi diminuisce la possibilità di sviluppare tumori in età adulta, oltre a garantire un carattere più mitigato. Amici di Zooplane, anche per oggi è tutto. Ti ricordiamo che sotto in descrizione puoi trovare la playlist Scopri il tuo gatto, tantissimi video interessanti per scoprire i vari sintomi del tuo gatto. Ma prima di lasciarci non dimenticare di mettere like al video, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. Ciao da Zooplanet!